Ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo episodio dedicato ad After Effects e ad Element 3D. Oggi vediamo alcune tecniche sfruttando modelli di aerei 3D. Quindi iniziamo una serie di video dedicati al volo, per cui vedremo come gestire i vari aspetti delle scene con l'ausilio anche di altri plugin. Ma prima di iniziare, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, cliccando sul pulsantino nella pagina. Detto questo, iniziamo! Cari amici della community, ben ritrovati! Ancora un grazie per il supporto che date al canale attraverso gli abbonamenti e le donazioni, che sono davvero gesti gratificanti perché riconoscete il lavoro che c'è dietro questi video tutorial. Quindi grazie di cuore. Come anticipato, iniziamo una serie di video dove impareremo a gestire scene aeree, partendo da situazioni semplici a quelle più complesse. Infatti in questo primo episodio vediamo come ricreare la ripresa di un semplice volo. Come sempre, per gli abbonati al canale troverete tutti gli asset del video da scaricare nella sezione della community. Quindi ci portiamo su After e creiamo una nuova composizione che rinominiamo Episodio 1. Dimensioni Full HD della durata da 30 secondi. Partiamo quindi dal fondale, dove andiamo a utilizzare una foto che riprende la Terra vista da una quota di volo adatta a un jet. Quindi una volta importata nella finestra di progetto la trasciniamo sull'icona per trasformarla in una composizione, così da mantenere le sue dimensioni originali. Poi torniamo nella comp principale episodio 1 e gli inseriamo all'interno questa appena creata, dove dalla sua scala la riduciamo tenendo un po' più di abbondanza sui lati, perché ora vi faccio vedere un piccolo trick che ci permetterà di generare un falso movimento 3D ingannando l'occhio di chi guarda. Quindi con il livello selezionato inseriamo l'effetto fissa angoli, nel software in inglese corner pin. Quindi a tempo zero accendiamo tutti gli orologi e il superiore sinistro lo stringiamo fino a che non vediamo il ritaglio nell'angolo del monitor, mentre l'inferiore sinistro lo portiamo un po' verso l'esterno. Poi ci portiamo a circa 20 secondi e ripristiniamo questi di sinistra, mentre su quelli di destra facciamo rientrare il superiore destro fino al ritaglio e allarghiamo quello inferiore sempre della dimensione più o meno dell'abbondanza che abbiamo dato sui lati. Questo ci permette di creare attraverso un movimento lento e inclinato una falsa prospettiva tridimensionale. Bene, proseguiamo quindi inserendo una tinta unita con il CTRL Y, che rinominiamo E3D, sul quale applichiamo il plugin di Element. E ancora inseriamo con il tasto destro anche una camera a 2 nodi, con un obiettivo da 50 mm. Entriamo quindi nell'interfaccia dedicata premendo Scene Setup e dai modelli del pacchetto Jet Strike di Video Copilot andiamo a prendere il Fighter Jet 02, che se non sbaglio dovrebbe essere un F-22, che trovate da scaricare sempre nella sezione della community. Dopodiché dai preset dell'environment inseriamo da quelle di base l'immagine numero 12. Dopodiché diamo OK e torniamo su After. Ora, prima di iniziare voglio farvi notare che all'interno delle proprietà di Element c'è una nuova sezione chiamata Aircraft Rig. Infatti questo modello ha tantissimi dettagli che possono essere animati, ma che vedremo più avanti. Quindi proseguiamo con la nostra scena, dove dal gruppo 1 andiamo nelle utility per generare un oggetto null linkato al modello, che rinominiamo F22. Apriamo la sua posizione
e dall'asse Z lo avviciniamo a qualcosa come meno 1300 pixel. Poi apriamo anche la rotazione con la R e dal valore Y lo giriamo rivolto verso sinistra, quindi imputiamo 90 gradi e lo incliniamo un po' più verso la camera, per cui dalla rotazione X assegniamo qualcosa come 15 gradi. A questo punto passiamo all'illuminazione, dove dovremo cercare il giusto contrasto tra la luce ambientale e quella del sole. Quindi con il tasto destro inseriamo una luce e come prima scegliamo quella di tipo ambientale, dove imputiamo un valore basso, diciamo attorno a un 50%, e come colore campioniamo il blu del cielo sullo sfondo. E magari rinominiamola anche come luce ambientale. Poi aggiungiamo un'altra luce, questa volta di tipo punto, che rinominiamo come luce sole, a cui assegniamo un colore tenue tra il giallo e arancio leggermente sfumato. Potete inserire lo stesso che uso io inserendo il codice esadecimale FC E9D7 e la carichiamo con un'intensità attorno ai 500-550, con la possibilità di generare le ombre. A questo punto apriamo la sua posizione e iniziamo a spostarla, quindi diciamo che iniziamo ad alzarla attorno ai 117 pixel, la spingiamo indietro dall'asse Z con un valore attorno ai 1200-1225 e la spostiamo anche un poco in orizzontale con un valore attorno ai 1040 pixel, ma poi trovate l'illuminazione che preferite. Ora dobbiamo cercare di fare un po' un color matching tra lo sfondo e l'aereo, dove in questo caso voglio utilizzare un effetto dai predefiniti di After spesso sottovalutato. Quindi ci portiamo sul livello di sfondo che selezioniamo e gli applichiamo l'effetto chiamato filtro fotografico, dove dai suoi preset assegniamo il verde e imputiamo una densità al 20%. E se accendiamo e spegniamo l'effetto possiamo vedere la differenza, dove manca ancora un po' di colore sul jet. Quindi sul livello di element inseriamo nuovamente anche qui l'effetto filtro fotografico e dai preset selezioniamo il filtro più freddo con il numero 82 tra parentesi e iniziamo ad abbassare l'intensità a piacere, diciamo attorno a un 10%, che direi che è un buon compromesso. Accendiamo e spegniamo l'effetto per vedere il prima e il dopo. E direi che abbiamo una scena amalgamata piuttosto bene. A questo punto possiamo scurire leggermente le parti più in ombra aggiungendo un effetto livelli, dove prendiamo la gamma e la spostiamo di pochissimo per scurire le parti in ombra. E direi che un 0,90 è più che sufficiente, anche perché dobbiamo ancora settare il modello 3D dai suoi render settings. Quindi entriamo in primo nel gruppo Shadow, che gestisce le ombre. Perché, come vedete, è piuttosto evidente che, avendo la luce spinta in profondità nello spazio, la parte sotto questo componente verticale dovrebbe essere in ombra, come anche altre parti non colpite direttamente dalla luce. Quindi attiviamo la casella e ci portiamo in modalità Ray Traced. Ed ecco la nostra ombra, dove se appare questo disturbo evidente ci basterà aumentare i sample. Proviamo con qualcosa come 10. Attiviamo e disattiviamo l'effetto per vedere la simulazione. A questo punto ci portiamo nell'Ambient Occlusion, che attiviamo in modalità Ray Traced. E anche qui impostiamo qualcosa come 8 sample. Diamo un multisampling dal menu di 2 e calibriamo l'intensità dell'ombreggiatura dalla gamma, dove imputo un valore di 2. Attiviamo e disattiviamo per vedere il prima e dopo e, se soddisfatti, ci portiamo nel modulo di output,
dove attiviamo la casella Enhanced Multisampling e diamo anche 16 multi e 4 super. E dal sampling e aliasing diamo uno smoothing di 1 pixel. Bene, ora guardando un'immagine reale del jet F-22 potremmo schiarire un po' il vetro della cabina di pilotaggio e dargli dei riflessi più azzurri come il cielo e rifrazioni più gialle come il sole, così da vedere meglio il pilota e il suo interno. Quindi torniamo sull'interfaccia dedicata di Element e dai materiali del modello ci portiamo su quello chiamato Glass, che vedete è costituito dagli shader standard, così come tutti gli altri livelli materiali del modello. Per cui lo portiamo su quelli fisici e dai render setting di base portiamo la diffusione a 0 con il glossiness, specular multiplier ed environment multiplier al 100%. Nella reflectivity impostiamo un colore giallo-arancio ma con una sfumatura più sul bianco, con intensità al 100%. Nella rifrazione invece impostiamo un colore blu con intensità al 50%. Ci spostiamo sulle avanzate dove portiamo l'opacità all'80% e dai suoi metodi di fusione lo impostiamo su screen. Diamo ok e torniamo su After e avremo la cupola più trasparente con riflessi azzurrati e rifrazione gialla. Ma non è tutto, perché ora solo la cupola è impostata sui physical shader, motivo per cui andando a modificare i parametri dell'environment direttamente dai render setting del plugin, questi interagiranno solo con questo livello materiale. Quindi da questo gruppo portiamo l'esposizione a 1,5, una gamma 2 e la ruotiamo sull'asse Y a circa meno 103 gradi e ottenere questo bellissimo risultato. Ora invece passiamo a dare più tridimensionalità alla scena, dove trasformiamo lo sfondo in 3D. Premiamo 2 volte il tasto A e disattiviamo la possibilità di ricevere luci e ombre. Dopodiché dalla sua posizione lo spingiamo sull'asse Z a qualcosa come 5000 pixel. Poi dalla sua scala, che apriamo con la S, lo aumentiamo fino a che, a tempo zero, l'immagine non riempie gli angoli dello schermo. E facciamo questo perché ora andremo a combinarlo con un movimento della camera molto leggero. Quindi su quest'ultima apriamo la posizione e a tempo zero la abbassiamo un poco. Poi ci spostiamo a 20 secondi e qui la alziamo, così da ottenere, oltre al movimento animato del fondale, anche questo della camera, generando una visuale davvero cinematica, dove possiamo migliorarla ulteriormente togliendo quella linearità attraverso un'espressione. Quindi sull'orologio di posizione facciamo Alt più clic e scriviamo wiggle, aperta parentesi, 1,2, chiusa parentesi e clicchiamo. Così da ottenere questi movimenti davvero quasi impercettibili ma che fanno una grande differenza. Controllate poi che durante questo movimento non si vedano i ritagli degli angoli del fondale e casomai gli aumentate un pochino la scala. Aggiungiamo quindi altri leggeri movimenti della camera. Quindi apriamo la rotazione con la R e sul valore X facciamo Alt più clic e scriviamo wiggle, aperta parentesi, 2,0.1, chiusa parentesi. Poi ancora Alt più clic sull'orologio dell'asse Y e anche qua scriviamo la stessa, wiggle, aperta parentesi, 2,0.1, chiusa parentesi. Ora invece ci portiamo sul null linkato che controlla il modello, per dargli quel leggero rollio dovuto alle turbolenze atmosferiche. Quindi apriamo la rotazione con la R e sull'asse X facciamo Alt più clic e scriviamo wiggle, tra parentesi, 1,2.
Aggiungiamo un effetto audio e una color grading fatta solo con un effetto curve e avremo la nostra scena di volo. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sui nuovi tutorial. Se poi volete entrare a far parte della grande community di Krypton VFX, potete sottoscrivere un abbonamento a meno di un caffè a settimana. Infatti con 3,99 € al mese che potete sospendere in qualsiasi momento, potrete accedere all'area dedicata nella quale visualizzare tutte le 250 lezioni specifiche del corso di After Effects, dove toccheremo veramente tutti gli aspetti di questo fantastico software per imparare a usarlo in maniera approfondita. In più, accedere al corso completo del plugin di Element 3D, per integrare il mondo del 3D all'interno di After Effects. Ancora il corso di Duik Bassel 2, per imparare ad animare e riggare i vostri personaggi. Una guida a Mocha per effettuare tracciamenti professionali e una guida completa per sfruttare la potenza di Google Earth Studio in combinazione ad After Effects e creare così stupende mappe animate. Ma non è tutto, perché dove possibile vi lascerò file di progetto e asset scaricabili direttamente nell'area della community. Per cui vi ringrazio di cuore per il vostro supporto, che è fondamentale per lo sviluppo del canale, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!